Chiedo scusa per la mia voce che non è così squillante come quella di Don Paolo, ma spero che sia sufficiente per farvi giungere le riflessioni che ho provato a raccogliere intorno a questo tema che dal punto di vista della spiritualità cristiana, non soltanto della cultura, è così rilevante nella tradizione spirituale a partire già dalla Bibbia. Ci sono molti modi per parlare del silenzio da una prospettiva cristiana. Sono stato tentato di raccogliere per esempio quello che la Bibbia ci dice sul silenzio. Ho cominciato, ma è talmente ricco il florilegio di citazioni bibliche sul silenzio che basta il loro numero a dire quanto sia importante. Se volessimo poi concentrarci all'interno della scrittura sul silenzio di Gesù, rimarremmo impressionati, perché quasi sempre nella predicazione si parla di quello che Gesù ha detto. Quasi mai ho sentito parlare del silenzio di Gesù. Eppure è un silenzio che segna alcuni momenti fondamentali della sua vita. E anche questo lo tengo sullo sfondo, la mia non è una competenza biblica, però mi rendo conto che sarebbe insufficiente fare un discorso cristiano sul silenzio senza riferirsi al silenzio di Gesù. Se poi andiamo all'esperienza dei santi, che sono i nostri maestri spirituali, i primi maestri spirituali, anche qui abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, oltre a Santa Gertrude, che naturalmente rimane per voi anche il riferimento principale, ma a sua volta Santa Gertrude Comensoli ha potuto beneficiare di tutta una tradizione di santità maturata nel silenzio. Faccio solo un esempio: pensate alla Certosa, ai certosini, che fanno del silenzio la loro casa, fanno del silenzio il loro nutrimento. E insieme ai certosini c'è tutta la tradizione monastica, claustrale anche, e quindi c'è veramente da perdersi in questo panorama di testimonianze, non solo di testi, non solo di parole, ma di testimonianze di silenzio. Anche alcune delle pratiche spirituali più feconde hanno bisogno di silenzio. Pensate all'esame di coscienza, pensate alla meditazione della parola, all'ascolto. Don Paolo ha già accennato e vi ritornerò subito: l'ascolto che è impossibile senza silenzio. Ma anche alcune pratiche come il pellegrinaggio, che danno la possibilità di gustare il silenzio, nel silenzio anche la natura, di gustare l'arte. Una delle cose più fastidiose quando si va in un museo, almeno per me, è qualcuno che parla intanto che io sto ammirando un quadro. Mi sembra che proprio sia un ostacolo. Va bene anche la guida, 2 o 3 indicazioni, ma basta, taci.
perché io per gustare quel quadro devo tacere. E questo anche di fronte a uno spettacolo della natura, mi verrebbe da dire anche di fronte a una persona. Qui non si tratta di contemplare le persone, ma di vivere una relazione. Spesso la relazione, fin quando si tiene soltanto sulle parole, rimane superficiale. Ci sono degli sguardi silenziosi che nella relazione dicono molto, molto più delle parole. Quindi voglio dire che il silenzio irriga, feconda ogni ambito della vita religiosa, ma anche artistica, perfino lavorativa. Uno delle fatiche che io ho sperimentato in questi anni è di studiare quando ci sono dei rumori. E ancora adesso io non so come fanno quelli che studiano avendo le cuffie, la musica nelle orecchie. A me quando io ho bisogno di studiare, anche la musica mi distrae, mi impedisce. Ecco, queste sono alcune delle direzioni che potrebbe prendere il mio discorso, ma cerco di concentrarlo a partire dalla preghiera, non perché sia l'unico ambito, ma perché qualifica la preghiera di adorazione, qualifica la spiritualità di Santa Gertrude, ma non solo. E questa è la tesi, chiamiamola così, che mi interessa anche solo, se non sviluppare, presentare. L'adorazione eucaristica fa emergere, ci offre il silenzio buono. Non quel silenzio ambiguo di cui parlava Don Paolo, non quel silenzio che talvolta non è per nulla buono. Anche nella Bibbia ci sono dei silenzi non buoni. Il silenzio di Adamo ed Eva dopo il peccato non è un silenzio buono, è un silenzio di vergogna. E invece l'adorazione eucaristica è quella forma di preghiera che fa emergere, indica quando il silenzio è buono. E per noi buono vuol dire cristiano. Quando il silenzio è cristiano. E allora rimarco una osservazione che Don Paolo ha già fatto, e cioè che il silenzio non è fine a se stesso, non è un assoluto, ma è sempre in relazione a qualcuno. L'adorazione indica anzitutto questo. Non è semplicemente stare in silenzio, adorare, ma è stare in silenzio davanti a un tu. L'Eucaristia, Gesù sacramentato, come si diceva, Gesù presente nell'Eucaristia. Non sarebbe la stessa cosa fare silenzio nella propria camera. Certo, anche questo può aiutare la concentrazione, può aiutare lo studio, può aiutare anche la preghiera personale, ma è meno evidente come il silenzio è in funzione della relazione con la persona di Dio, di Gesù. Quindi questo è quanto mi ripropongo di fare emergere, come l'adorazione è una strada per cogliere il vero significato del silenzio e anche quindi
di evitare che il silenzio prenda quelle strade ambigue che prima sono state ricordate. Don Paolo diceva che anche nella nostra pastorale talvolta non c'è un grande apprezzamento del silenzio. Magari a parole sì, ma poi riempiamo di voci, di azioni, di gesti, di commenti, fino alla nausea. E la preghiera principale della Chiesa è l'Eucaristia. Anche nell'Eucaristia c'è il pericolo di trascurare il silenzio. E comincerei proprio da qui, perché la pastorale trae il suo fondamento dall'Eucaristia. L'Eucaristia, con la parola di Dio, è la fonte dell'agire pastorale della Chiesa. Ebbene, se noi non solo leggessimo, ma apprezzassimo di più le introduzioni al messale, hanno delle indicazioni straordinarie, semplici, sul silenzio. Mi permetto di leggere queste poche righe dei prenotanda, cioè dell'introduzione al messale romano. Nella celebrazione si deve anche osservare il sacro silenzio come parte della celebrazione, non è un di più. Se abbiamo tempo facciamo anche un po' di silenzio, no? All'inverso si potrebbe dire che senza silenzio la celebrazione manca di qualcosa di essenziale, perché il silenzio è un elemento costitutivo, non ornamentale, non è un di più. E continua. La natura della celebrazione la natura del silenzio dipende dal momento in cui ha luogo nelle singole celebrazioni. E qui ci viene suggerito già quali possono essere le sfumature, o meglio, gli atteggiamenti che il silenzio favorisce. Così durante l'atto penitenziale il silenzio aiuta il raccoglimento, a entrare in sé, l'esame di coscienza. Dopo la lettura o l'omelia è un richiamo a meditare ciò che si è ascoltato. Il silenzio è condizione per appropriarsi, potremmo dire con una metafora non elegante, per digerire il pane della parola, che altrimenti senza silenzio noi inghiottiamo ma non digeriamo. Dopo la comunione favorisce la preghiera interiore e di ringraziamento. Quindi i silenzi nella celebrazione sono diversi, ma nel loro insieme rendono la celebrazione vera celebrazione, feconda celebrazione. E ancora, il sacerdote invita il popolo a pregare e tutti insieme con il sacerdote stanno per qualche momento in silenzio per prendere coscienza di essere alla presenza di Dio e per poter formulare nel proprio cuore la preghiera personale. Prendere coscienza di essere alla presenza di Dio, che è, secondo Santa Teresa d'Avila, il fondamento della preghiera, stare alla presenza. Non è necessario quando si prega parlare. Il primo gradino della preghiera, anche della preghiera contemplativa, è essere consapevoli di stare alla presenza di qualcuno.
E il silenzio aiuta questa consapevolezza. Non è sufficiente, ma aiuta a comprendere che non siamo da soli, ma che siamo davanti a un tutto. E allora passo brevemente in rassegna, più per suggestioni che per uno sviluppo adeguato del pensiero, ma questo non è un convegno accademico dove abbiamo la possibilità di stare magari una giornata intera, soltanto alcuni input che possono però accendere un'ulteriore riflessione. È già stato detto: silenzio e ascolto. Il silenzio come il grembo, questa immagine non è mia, ma diversi l'hanno usata, il grembo dove nasce la parola. Questo lo si sente anche proclamare la notte di Natale, quando si dice mentre il silenzio avvolgeva la terra, si incarna il Verbo. È proprio bello, no? Questo universo silenzioso che è il grembo nel quale si incarna la parola, ma anche esistenzialmente. Rebora: il tuo silenzio zitti le chiacchiere mie. Il silenzio non è solo l'involucro della parola, ma in qualche modo la condizione della parola. E questo per me è evidentissimo nella scrittura. Tra i tanti esempi, pensate a Samuele. Samuele, nel silenzio della notte, proprio nel silenzio della notte, sente la parola. E qui ho messo l'arte, ci aiuta anche a intuire alcune dimensioni del silenzio. Anche l'arte figurativa, oltre che la musica, abbiamo sentito oggi nella prima parte di questa mattinata. Questa immagine mi piace tantissimo perché dice molto di quella che è la preghiera di adorazione. È Mosè davanti al rovetto ardente, l'autore è il Guercino. E il silenzio che si vive nella contemplazione, dicevo, non è un silenzio vuoto, è un silenzio alla presenza, addirittura faccia a faccia. E qui abbiamo in termini forse un po' troppo tecnici, ma si chiama una sinestesia. Cosa vuol dire? Che il silenzio aiuta a coinvolgere tutti i sensi. Nel silenzio è favorito l'ascolto, ma nel silenzio è favorito anche lo sguardo. E nel silenzio, forse qui non è così evidente, tutta la sensibilità è come raccolta. Ecco, quando io penso a Mosè davanti al rovetto ardente, ecco, penso all'adorazione. L'adorazione è questo. È silenzio altro che parlante. È un silenzio nel quale appunto tutti i sensi vengono raccolti. E tu lì comprendi che Dio non è soltanto qualcuno da capire, ma Dio ti si offre come qualcuno da ascoltare, da guardare, da toccare. Togliti i sandali, devi toccare che scotta, da gustare. È un Dio che si presenta a noi in tutta la ricchezza della nostra sensibilità. Ecco, questo nell'adorazione
è più facile percepirlo rispetto ad altre forme di preghiera. Ecco, ripeto, questa immagine di Mosè davanti al rovetto dice tutto, perché di fronte a Dio nel silenzio tu percepisci anche la sua grandezza, quello che la tradizione spirituale chiama il timor Dei, cioè la sua trascendenza. Dio è grande, anche nell'adorazione, questo siamo più aiutati a percepire la trascendenza di Dio, la sua grandezza, rispetto a quando parliamo, a quando facciamo dei gesti. Il silenzio adorante è il silenzio anche della trascendenza. L'adorazione è stupore. È un altro elemento che fa, diciamo, cristiano il silenzio. Il silenzio è presenza davanti a un tu. Mi viene in mente un libretto, uno dei primi libretti di Karl Rahner, intitolato Tu sei il silenzio, quasi 100 anni. Tu sei il silenzio. Ecco, accanto al percepire la presenza di un tu, faccia a faccia, l'adorazione ti porta allo stupore. Lo stupore di fronte al mistero di Dio, il meravigliarsi. E qui devo citare 2 righe di Paolo VI quando era ancora arcivescovo di Milano, in un ritiro ai preti, se non sbaglio del 1960, era un ritiro di affetto. Diceva: cerchiamo di avere l'occhio aperto in modo da meravigliarci. La meraviglia, vi raccomando, la meraviglia, lo stupore, come se scoprissimo perché questo, perché le verità che diciamo, le parole dei salmi, le preghiere che pronunciamo e soprattutto i misteri che portiamo nelle nostre mani e nel nostro ministero sono immensamente più grandi della nostra capacità di comprendere. L'adorazione io la associo molto a questo silenzio stupito, dove taci non perché non sai cosa dire, ma perché percepisci che ogni parola non rende. Talmente è grande, è bello il mistero, talmente ti prende che rimani muto di fronte appunto a questo mistero. E alcuni artisti, come questo Gherardo delle Notti, hanno ritratto in maniera splendida l'adorazione, perché qui è lo stesso Gesù presente nell'Eucaristia, lo stesso Gesù. Quindi quando io penso al silenzio dell'adorazione, penso e mi viene in mente questa immagine, lo stupore, la capacità di meravigliarsi. Ma questo silenzio e questa adorazione è anche difficile. In alcuni momenti è pesante, è drammatica. E l'adorazione io la vedo anche come l'entrare nel silenzio di Dio, perché questa è l'esperienza della fede. Dio parla, ma Dio anche tace. Dio tace anche nell'esperienza di Gesù.
Getsemani, la croce. E questo secondo me non va bypassato troppo velocemente, perché ha un valore anche il silenzio faticoso di fronte a un Dio che tace. È l'esperienza di tanti santi, è l'esperienza di Gesù, è l'esperienza di ciascuno di noi, che vorremmo avere delle risposte, vorremmo sentire delle voci, e invece silenzio. E io penso che in un'esperienza cristiana del silenzio ci sta anche questo. Nel silenzio, in qualche modo, entrare nel mistero del silenzio di Dio. E questa immagine mi ha colpito, l'immagine del Beato Angelico di fronte a Gesù deriso, il tema della passione. Guardate l'atteggiamento di Maria e di San Domenico, il silenzio che vuol dire anche non capire. Ecco, alcune volte si parla del silenzio con un entusiasmo che è un po' superficiale. Io penso che prima o poi nella vita facciamo tutti l'esperienza di quanto anche sia difficile il silenzio. Ma non perché devo tenere chiusa la bocca, ma sia difficile sopportare il silenzio di Dio. Anche Madre Gertrude ci è passata. E come? Il silenzio ha a che fare con la misericordia. E qui il pensiero va a Gesù, che di fronte al vociare di quelli che hanno portato la peccatrice, l'adultera davanti a lui, tace. Scrive per terra in silenzio. Ecco, anche questa è una sfumatura. Il silenzio può essere un modo di usare misericordia. Quando tacio non ti faccio pesare il tuo peccato. Nell'adorazione io penso che abbiamo anche questo aspetto, questa dimensione. Signore, tu potresti condannarmi, invece sei lì in silenzio, che scrivi per terra. Ho trovato veramente non solo belle, ma molto istruttive alcune immagini del Beato Angelico di diverse celle, dove il Cristo crocifisso è adorato e vengono rappresentate diverse figure o la stessa figura in diversi atteggiamenti. Mi ha ispirato perché mi sembrano tante sfaccettature della adorazione silenziosa. In questa si vede la madre che Stabat Mater. L'adorazione si dice Stabat Mater dolorosa, iusta crucem lacrimosa, ma non dice niente. Anche nel Vangelo c'era la madre di Gesù, ma non c'è una parola. Un silenzio. Ma un silenzio
che esprime fede, Stabat. E questo mi sembra veramente, questo verbo mi ha sempre colpito, Stabat, è lì ferma. Anche se forse non sentiva chissà quali sentimenti, non aveva chissà quali concetti, stava. Una strada per meditare sul silenzio cristiano avrebbe potuto prendere spunto da Maria, la Vergine del silenzio, abbiamo pregato stamattina, la Vergine che meditava conservando nel suo cuore la parola, ma anche la Vergine che stava, la madre, sta lì ed entra in quel mistero del silenzio di Dio che dicevo prima. Io penso che qui Maria entra nel mistero del silenzio di Dio. Vedete la stessa scena, ma qui abbiamo San Domenico in un atteggiamento di riconoscimento. La sua adorazione dice il riconoscimento che Gesù è Signore. Anche qui sono diversi atteggiamenti anche delle mani, del volto. Riconoscere che Gesù è il Signore. Nell'Antico Testamento abbiamo visto Mosè, nel Nuovo Testamento sarebbero le figure, io penso alla trasfigurazione. Gli apostoli sul Tabor riconoscono la gloria di Dio, ma anche dopo la Pasqua, alle apparizioni del risorto, è il Signore. E nessuno chiedeva chi sei, ma erano lì in silenzio. Il riconoscimento, sì, si fa a parole, ma non solo. Nessuno osava domandargli chi sei, sapevano bene chi era il Signore. Non c'era bisogno di parole. Adorare qui viene in mente non soltanto lo stare alla presenza, ma quelle mani incrociate sul petto sono, almeno mi pare che si possano leggere come il desiderio di imitare la croce. Sono mani incrociate. Il desiderio, cioè, di vivere quello che Gesù vive sulla croce, lo svuotare se stesso per aderire al Padre. Questa è una idea che ho preso da Pierre de Bolle, che è un esponente della scuola francese di spiritualità all'inizio del 1600. Lui dice che adorare significa aderire, e gioca sul francese adoration e adhérence. L'adorazione è un aderire a Gesù come Gesù aderisce al Padre, ma aggiunge: per aderire al Padre Gesù svuota se stesso. Lo svuotamento di sé è condizione per una adesione totale al Padre. Ecco, forse questo è un aspetto che prima è stato indicato. Il fare vuoto è necessario.
ma non è sufficiente. Anche nell'adorazione si deve fare un po' di vuoto, ma sempre in vista di aderire al Padre. Anche Gesù svuota se stesso, ma appunto per aderire totalmente al Padre. Ecco, mi pare bella questa intuizione della adorazione come adherence, come una adesione, aderire, e si aderisce con tutto se stessi. E questa è un'immagine forte, è sempre San Domenico, ma con uno strumento penitenziale. A me pare anche questo però pertinente all'adorazione. Adorare è riconoscersi peccatori, ma davanti a Dio ricco di misericordia. E qui si apre tutto il discorso sull'esame di coscienza, che richiede silenzio, richiede di sentire anche il peso della colpa, ma sempre davanti a Dio ricco di misericordia, altrimenti è un vuoto disperante. E c'è un modo, appunto, come si diceva prima, di rientrare in se stessi e di percepire le proprie colpe, il proprio vuoto, che ti porterebbe alla disperazione, se non è fatto davanti a colui che ci ha detto che è venuto per riempirci della sua misericordia. Ecco, quindi è vero, l'adorazione ti fa sentire piccolo. A me ha sempre colpito il fatto che i due doni dello Spirito Santo, la pietas e il timor Dei, vanno insieme sempre, guai se si staccano. Come dicevo prima, il timor Dei è il percepire che Dio è grande, io sono piccolo, sono niente. Quante volte troviamo nella penna dei santi, sulle labbra dei santi, sono nulla, anche in Santa Gertrude. Ecco, questo è il timor Dei, la percezione della sua trascendenza infinita. L'adorazione ti mette davanti a questo. Però va sempre insieme alla pietas. E la pietas come si potrebbe rendere? Il sentimento filiale. Sono un nulla, ma tu mi hai voluto bene. Sono un nulla, ma in qualche modo sono destinatario del tuo amore, della tua misericordia. E quindi sono un nulla che ha ricevuto il tutto. E l'adorazione è proprio questo. Il sentirsi niente davanti a Dio, ma nello stesso tempo sentirsi riempiti di tutto. Deus meus et omnia. Deus meus et omnia. Dio mio, Dio tutto. Adorare allora vuol dire anche, come dicevo, aderire, donarsi e desiderare di consumarsi per Gesù. Ma anche su questo abbiamo già in qualche modo detto prima e vado verso la conclusione. L'adorazione è un tacere per dare più valore alle parole. Qui abbiamo l'immagine di un domenicano non molto conosciuto, San Pietro Martire, e mi piace
associare il silenzio al martirio, come un agnello muto davanti ai tosatori, servo di Yahweh, muto. Perché che cosa parla? Il dono della vita, l'offerta di sé. Quella è la parola. Quello è il fine del silenzio, anche nell'adorazione. Io alla fine taccio davanti a te perché la mia parola è: eccomi, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Mi dono. Non avrebbe senso un'adorazione che non concludesse nel desiderio del dono, che è la risposta. Quindi il silenzio aiuta, o meglio, è compendiato poi da una parola che non ha bisogno di voce, ma è dono di sé. Ecco, qui è martirio. Il martire non ha più bisogno di parlare. Per lui parla il sangue. Per lui parla il dono della vita. Quindi dico una cosa che dico spesso quando parlo di Charles de Foucault. Charles de Foucault nella sua spiritualità eucaristica compie 3 tappe. La prima, l'adorazione. Lui scopre la grandezza, il valore dell'adorazione. Poi a un certo punto diventa prete e entra in una dimensione che non nega l'adorazione ma la approfondisce. Dice: io non solo guardo, contemplo, ma entro nel sacrificio. Quindi la celebrazione dell'Eucaristia, del sacrificio, dell'offerta di sé. Potremmo dire: è tutto. No, perché nel deserto, da solo, non ha il permesso di celebrare l'Eucaristia. E allora scopre che neppure la celebrazione dell'Eucaristia è il fine. Ma qual è il fine? Vivere eucaristicamente. Quando si vive eucaristicamente, l'adorazione e la celebrazione hanno raggiunto il loro fine. Potremmo dire: il silenzio è pieno. Il silenzio si fa pieno nel dono di sé, appunto, che è il martirio. Si potrebbero qui aggiungere molte cose. Il silenzio non è solo atteggiamento esteriore, ma anche compendio di molte virtù. Il silenzio, abbiamo detto prima, è rinuncia a giudicare, a condannare. Il silenzio spesso è mitezza. Il silenzio è compassione. Quindi il silenzio nel senso teologico non è solo una condizione esteriore, anche se questa è importante e necessaria. Mi piace finire con questa espressione di Madre Comensoli, che sicuramente sapete, che però è riassuntiva di quanto abbiamo detto. Il silenzio è come un carro di fuoco che porta l'anima al cielo, come fu portato Elia. Quindi non è fine, ma il mezzo per arrivare al cielo, a Dio. Il silenzio è la scala del cielo, strada del regno di Dio. Quindi noi non facciamo la semplice esaltazione del silenzio, ma usiamo il silenzio come una scala per arrivare a Dio.